E buongiorno e buon risveglio. Buongiorno a tutti. Noi al fresco, anzi freddino direi stanotte, di 1200 metri di altitudine all'area di acampada del Parque Natural de Tamadaba. Abbiamo santificato il cinesino stanotte perché grazie a quello stavamo al caldo. Fuori fa freschino, c'è vento, ci saranno 7-8 gradi, non di più, e c'è un bel venticello. Però adesso ripartiamo perché questo freddo è un po' troppo pungente. Attraversiamo il centro dell'isola e andiamo verso il mare, ma dall'altra costa. Dall'altra costa? Ossia la costa est. Il posto è meraviglioso. Oh, siamo al cadduccio del camper, qua dentro abbiamo fatto il rifornimento d'acqua con i boccioni, così ancora per un paio di giorni siamo tranquilli. E adesso ripartiamo, sì. Giusto Betty? Cominciamo ad andare un po' più in là, un po' più verso est e pian piano scendiamo. Artenara, altro borghetto piccolino sulle montagne a 1300 metri di altitudine. Piccolo piccolo ma carino, come sono questi borghetti nel centro dell'isola. La nebbia si era tutta completamente concentrata sulla montagna, sul parco del Tamadaba dove eravamo prima. E appena siamo usciti da quel picco dove per condensazione si concentravano le nubi, è subito uscito il sole. Siamo a Artenara, andiamo a vedere questo pueblito piccolino. Piccolo, quindi in poco tempo dovremo girare bene. E qui da Artenara abbiamo uno splendido mirador sulla valle dove si vede un po' contro il sole il Roque Nublo di là, Roque Bentayga, Tejeda e parte dei barranchi che scendono verso mare, diciamo. Un meraviglioso mirador. E guardate qua cosa c'è. Tutte le case che sono state costruite parzialmente dentro la roccia. Stupende. Mira il Roque Nublo assieme a Don Miguel de Unamuno è uno scrittore filosofo che ha descritto nelle sue opere il viaggio che ha svolto qui a Gran Canaria e quindi è diventato molto famoso in questa zona. Diventeremo famosi anche noi dopo aver descritto i nostri viaggi alle Canarie con i nostri video? Chi lo sa mai, magari. Bellissime queste case costruite in pietra, un po' dentro la roccia, perché comunque questa è la parte anteriore, poi la parte posteriore delle stanze sono spesso costruite dentro la roccia, che comunque hanno queste pietre rosse, che sono simili alla roccia circostante, tutte pietre a vista ma intonacate bianche, quindi molto molto belle. Poi anche con i giardinetti di piante grasse. E andiamo a vedere il museo della Casas Cuevas, cioè delle case costruite nelle grotte, un po' come ormai ritorniamo alla nostra bellissima Matera. Mi nombre es Desiree Reyes Navarro, informadora turística del municipio de Artenara, en Gran Canaria. La casa cueva que tenemos ahora a continuación es un ejemplo de cómo se vivía en el pueblo hace 50, 150 años atrás.
A día de hoy se tienen más de 600 casas cuevas aún habitadas por todo el municipio recientemente y luego pasó a convertirse en museo. ¿Por qué? Aquí queremos darle la oportunidad a todos de ver cómo era la vida cotidiana de los canarios en la zona de montaña, sobre todo en el municipio de Artenara. ¿Vale? Eran normalmente cuevas muy pequeñas, no se cocinaba dentro, solo eran pequeñas estancias para dormir y para almacenar el alimento y luego la vida se hacía fuera. Questo è il forno per cucinare il pane. Ecobarrio Labrado en Roca, tutte le case costruite nella roccia. Guarda che meraviglia questo posto. Artenara è veramente un pueblo meraviglioso, è in questo terrazzo di tufo verso le valli spettacolari di Gran Canaria. Verso Roque Nublo e verso Roque Bentaiga. È veramente uno spettacolo e approfittando della montagna in tufo, tutte le case o una buona parte delle vecchie case di Artenara erano scavate nella roccia. Queste sono ancora abitate. Ricordano vagamente i villaggi della Basilicata dove abbiamo fatto il volo dell'angelo, ti ricordi? Anche questo è un tipico esempio di casa cuevas dove solo il frontale è al sole. Siamo a 1200 e passa metri d'altezza, comunque per l'esposizione sud dovrebbero essere belle fresche in estate e calde in inverno. La scritta de Artenara con un ciclista a lato in mezzo a due piante di drago canaro. Siamo alla Cruz de Tejeda, 1514 metri d'altezza, è proprio un bel passo dove si incrociano 4 strade. Abbiamo questo bellissimo panorama sulla valle dell'Aldea e sotto di noi si vede appena il paese di Tejeda. C'è un albergo ristorante abbastanza importante con spa. Ecco qua la piscinetta di acqua calda con vista panoramica.
Buongiorno! Buongiorno a tutti. Ci siamo svegliati qui, in questo grande parcheggio libero di Valsecchio. Quindi riuniti nuovamente con Francesco e Isa, andiamo a vedere le 4 puertas. Esta è una puerta. Mira cosa si ammira di qua. Martina. Siamo arrivati alle Quattro Puertas, che è questo sito archeologico autoctono, cioè dei Guanci, degli abitanti canari preispanici, in cima a questa collina. Infatti ho un pelino di fiatone, e proprio perché ho il fiatone non sarò io a spiegarvi che cosa sono le Quattro Puerte, ma oggi abbiamo l'onore e il piacere di avere qui una guida canara, che è Francesco. Ciao a tutti, sì, benvenuti in questo posto che è un bene di interesse culturale, le Quattro Porte, che si trova nel nord-est della isola di Gran Canaria. Ci troviamo nella montagna Berbeja, che vuol dire montagna rossiccia. Effettivamente è un tufo vulcanico molto facile da scavare, facile forse non per noi, però per loro che usavano attrezzi come pietre che erano sopra dei bastoni, riuscivano a scavare e a modellare effettivamente queste quattro porte. Anticamente si dice che l'accesso a queste quattro porte avveniva dall'alto, si calavano verso il basso. A che cosa venivano utilizzate? Potevano essere anche delle tombe, così come avveniva nel Mediterraneo, però questo non è certo. Sta di fatto che però all'interno e sopra a queste quattro porte possiamo trovare anche un almagoren, che era uno spazio rituale dove i nativi buttavano il latte, probabilmente il latte di capra, lo facevano scorrere, e questo era un regalo di buon auspicio agli dei. Allora, tanti di voi, chi ci segue da molto tempo, si ricorderanno di Francesco. Francesco è un italiano che vive qua in Gran Canaria assieme ad Isa, la sua fidanzata, che invece è spagnola di Madrid. Però entrambi vivono qua, e chi ci segue da tempo si dovrebbe ricordare di Francesco, perché lui è italiano, sardo di Bosa. E quando siamo stati a Bosa l'anno scorso lo abbiamo incontrato a giugno. Ora magari chi vuole rivederselo qua, Esatto. o qua, o qui, vedete un po' voi, vi diamo le indicazioni del video di Bosa, dove c'è anche Francesco. Purtroppo non c'era Isabella perché Ancora la mia famiglia. Qua ovviamente l'erosione ha modificato lo stato dei luoghi, perché sono passati anche 1000 anni da quando hanno fatto queste cose. In effetti l'Almagoren era uno spazio rituale ed è proprio in cima delle quattro porte, dove si dice che facessero colare, facessero scorrere il latte delle capre. Questo era considerato per loro uno dei sacrifici per gli dei. Uno spazio aperto così era anche facile che fosse per vedere le stelle. Voi dovete considerare che gli antichi, anche i Guanci, anche i Canari, erano a conoscenza della posizione delle stelle, degli astri e dei loro movimenti, delle stagioni.
detto Francesco, da qui inizia il paradiso. E qua la roccia ha dato la possibilità ai nativi di scavare queste grotte sempre più profonde, sempre più belle. E effettivamente adesso l'erosione ha distrutto parte di questa, però se venite qua potete vedere una zona che è stata utilizzata in un film degli anni 50 con Silvana Pampanini. Andiamo a vederla insieme. Il film era Tirma. Silvana Pampanini, Marcello Mastroianni. Comunque la pellicola è del 1954. Perdona Francesco, questo essendo un versante sud, quindi sicuramente climaticamente migliore rispetto alle quattro porte che sono nel versante nord-ovest, non potrebbe essere che qui fosse un nucleo abitativo dove comunque abitavano i Guanci, Esatto. e quello di là fosse soltanto un luogo dove venivano fatte delle cerimonie? È molto probabile. In effetti qua potete vedere che è nascosto, pur essendo verso il sud, le navi arrivavano dall'est e queste grotte qua proprio non si possono vedere. Gli antenati dei Guanci! Ciao! Belle, particolari queste quattro spuertas. Interessanti le quattro puertas, vero Mau? Molto molto interessante e molto carino. Complimenti Francesco e Isa che ci hanno portato qua, e soprattutto andare dietro alle parte abitativa, non solo le quattro puertas ma anche alle cuevas de las paperas che è stata dietro, successiva. Molto 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 interessante, davvero. Ora invece andiamo a mangiarci qualcosa e abbiamo individuato un merendero e quindi vediamo di raggiungere quello. Stiamo andando, sempre con Francesco e Isa, al Barranco de los Cernícalos. Andiamo a vedere cosa c'è qua e cosa ci offre questo posto. Francesco dice che è bello, tu ti fidi? Boh! Con le quattro puertas ci ha azzeccato, va bene, va bene. Siamo proprio nel bosco più boscoso che ci sia, a quasi 600 metri di altitudine. E dopo quasi un'ora di cammino, con un po' di fatica, passo veloce, ma siamo arrivati alla cascata. Considerando che siamo in un'isola oceanica, questa cascata mi ricorda un po' i Caraibi. Passeggiata piacevole. Che impetuosa cade in mezzo a questo barranco molto stretto, molto denso di vegetazione, principalmente canne,
Qui se ci fosse il sole si potrebbe anche fare il bagno, ma adesso non mi sembra il caso. Cominciamo a scendere? Più forte! Dove siamo? Sul canale del barranco del fiume che porta a mare. Meno di 1 chilometro ci siamo, dai Mauretto. Laggiù in fondo c'è ancora il sole, c'è Telde e il mare.